Ciao e benvenuto in questo video. Allora, come nei video precedenti, ti faccio vedere poi invece il risultato un po' più, come dire, allargato. Allora, intanto ti mostro che cosa c'è di nuovo, poi ti faccio vedere come funziona e chiaramente se funziona, perché lo scopo di tutto ciò era arrivare a questo risultato che ti faccio vedere. E prima di fare ciò ti faccio una brevissima panoramica e anche per dare il tempo a router, firewall, eccetera, eccetera, di finire il boot perché ho acceso tutto adesso. Allora, qui abbiamo sempre lo stesso laboratorio che era già fatto nei video precedenti, solo con l'aggiunta di 2 FortiGate. Poi dopo io ho aggiunto anche questa parte in basso che è per poi fare la configurazione delle DM VPN, così tanto per divertirsi. Qui abbiamo il Windows Server che al momento è spento perché servirà in futuro per poi fare il collegamento ai FortiGate qui per quanto riguarda le policy user base, che è comunque già stato fatto il video che trovi qui. Poi vediamo il risultato. Allora, apriamo la macchina Windows e apriamo anche questo. Allora, su questo computer, intanto io credo che debba, come dire, sparire. Poi prendiamo la macchina Windows, che è eccola qui. Facciamo login. Password. Poi qui ci vuole l'indirizzo IP. L'indirizzo IP è dato dal FortiGate. Ed eccolo qui, 50.2. Diamo un attimo di tempo che finisca di caricare la macchina Windows. Nel frattempo che carica, controlliamo subito trace su quale percorso va. 172.16.1.1, quindi lui per andare su internet da qui, lui fa questo percorso e passa di qua. L'IP pubblico del FortiGate, pubblico, vi ricordo che uso IP di classe interna, ma in questo caso pensa che siano pubblici, perché chiaramente questo lab è collegato ad internet e non posso usare gli indirizzi pubblici. Allora, fa questo percorso, l'indirizzo pubblico del FortiGate è 192.168.10.3 e poi passa da questo router al provider 1, che è quello che vogliamo perché è provider 1 appunto. Perfetto. Poi prendiamo anche Windows e facciamo la stessa cosa. Trace RT e pinghiamo e facciamo il trace da Windows e guardiamo dove va. Ok, 70.1 che è l'indirizzo IP pubblico, il gateway insomma del router, e passa dal 3, quindi anche lui preferisce questo. A differenza del lato destro del lab, il sinistro, quindi questo router, non gli è stato detto quale percorso preferire, quindi lui può passare dal provider 1 o dal provider 2, dipende in base alle policy di routing che in questo caso il BGP decide che sia migliore. Allora, a questo punto abbiamo visto che il percorso preferito è questo. Guardiamo l'indirizzo IP che mi ha dato, ipconfig 70.5, questo è 50.2. Facciamo un ping verso il computer interno perché è collegato in VPN. Guardiamo se il VPN chiaramente viene su e la VPN va su e io riesco a pingare da questo computer, riesco a pingare quest'altro computer, quindi la VPN funziona. Ora, tutto questo perché? Perché
mettiamo caso che io offro un servizio tramite il mio Windows Server, che può essere un sito internet, un server mail, un sito internet interno all'azienda, per magari offrire anche un servizio, non so, per esempio ticket, oppure un wiki interno, eccetera, eccetera, ai miei uffici remoti, ai miei utenti remoti, eccetera, eccetera. Ora, che succede se, per esempio, l'interfaccia del router dell'ISP3, quindi l'interfaccia E00 cade? Lui dovrebbe passare da questo link e continuare il ping, perché per il momento, spostiamo questa, per il momento questi due router sono ancora su. Proviamo. Allora, apriamo la console dell'ISP3, enable, un attimo solo che metto questa finestra qui e prendo la console del VPC, che eccola qua, e faccio il ping da qua verso questo, che tanto il risultato è lo stesso, solo che è per comodità, in quanto la finestra è più piccola e si vede meglio. 70.5, quindi ping 192.68.70.5 meno T. Ops. Ok, quindi da questo computer pingo questo computer e il ping va. Ok, allora facciamo conft interface E00, abbiamo detto shut. Interfaccia va giù, lui perde un ping e se tutto va bene lui dovrebbe dire che il peer è stato perso, il BGP, e passare da questo. E infatti, come vedi, il ping continua. Quindi lui preferisce sempre questo percorso, passando da qui e poi arriva a questo router qua. No shut. Perfetto. Ora facciamo un altro test per vedere a cosa serve questo BGP multi-omet. Allora, dall'esterno verso l'interno abbiamo visto che funziona, in quanto l'indirizzo IP qui, il punto 3, quindi il mio indirizzo IP pubblico, è raggiungibile da questo percorso. Questo è un altro provider che ha un altro indirizzo IP pubblico, ma io ho sempre il mio solito indirizzo IP pubblico e devo poter, come dire, offrire i miei servizi comunque. Allora, prendiamo questo provider, lo mettiamo qua. Poi riprendiamo il nostro VPC, prendiamo in conft interface e 0/1. Un attimo che prendo anche la console di questo, così come nell'altro video si vede che va giù, insomma. Questo lo mettiamo qui. Questo è il provider, questo è il computer che chiaramente pinga, enable, lo posso fare anche dall'ISP, fammelo fare dal provider, ecco qui il provider, quindi facciamo un bel shut. E vai, ha perso il peering BGP chiaramente, lui ora, come nell'altro video, che ti ripeto il tempo è un po' alto effettivamente, però io ho provato ad abbassarlo, ma questo lab prende quasi 30 giga di RAM e lo rallenta un po' tutte le procedure, e quindi insomma l'obiettivo di questo video non è tanto quanto è veloce l'HSRP a fare il cambio, quanto la continuità del servizio. Ora, se io qui scrivo show standby brief, lui mi dice che, vedi, che questo router lui crede che sia ancora attivo, ma in realtà non è. Ora, a un certo punto lui dovrebbe accorgersi che internet non è più raggiungibile e
dovrebbe fare il cambio. Ci siamo quasi. Ora active, ok. Vedi? Dice down, active, l'altro, e come vedi il ping è tornato su. Quindi dall'esterno il mio servizio è sempre attivo, sempre con lo stesso indirizzo IP, che è quello pubblico. Ora io sto pingando l'indirizzo interno di qua della VPN, però chiaramente non cambia niente. Io posso provare anche a pingare l'indirizzo esterno, cioè questo qui, però non cambia niente in quanto è con la VPN, e con la VPN, come ben sai, insomma, l'indirizzo IP deve essere uguale. Quindi, come vedi, funziona. E tutto questo ti serve appunto per offrire ai tuoi clienti o nella tua azienda un servizio di continuità. Ora, come ho già detto nel video precedente, acquistare la SN number ha un costo, chiaramente, che non è proprio economico, ma se per motivi di budget, se X motivi tu non vuoi acquistare il tuo AS number, comunque sia puoi risolvere il problema, e si risolve chiamando il provider. Il provider ti assegna il loro AS number, quindi te diventi parte del provider, ti assegna una network piccola, credo, piccolo, grande, secondo delle esigenze, e fai il peering con il tuo provider, cioè nel senso con la rete del tuo provider, così che tu non hai i costi che avresti comprando la AS number direttamente. Chiaramente questo è un vantaggio di costo, è uno svantaggio in quanto non puoi proprio fare quello che vuoi come se quando hai il tuo AS number. Detto questo, ti faccio vedere l'ultima cosa che alcune persone non la sanno. Allora, se io faccio un trace verso internet, questo lo sa bene chi inizia a fare lab o chi inizia a lavorare con la console Cisco, e io faccio un trace, trace route, e lui parte chiaramente 30 passaggi, però per qualche motivo ti accorgi che primo i passaggi che ti interessavano sono già passati, quindi hai già la conferma, oppure per qualsiasi motivo hai sbagliato il comando e questo parte, lo vedi? Questo non si ferma più, CTRL C, CTRL Z, questo non si ferma. Per poterlo fermare devi premere CTRL ALT e 6 e lui si ferma. Fatto. La configurazione del lab con il template lo trovi in descrizione, che è il link di GitHub, dove potrai scaricare sia il template per Pinet, sia i file di configurazione se vuoi provare a rifarla, se vuoi copiarla e incollarla direttamente dentro il router, così poi insomma la ampli, lo modifichi, fai quello che vuoi, oppure vuoi soltanto analizzare la configurazione per poter capirne di più, o magari sei un esperto e potresti anche dirmi cosa c'è che non va o cosa c'è che si potrebbe migliorare. Ti ringrazio di aver guardato questo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. Se lasci un non mi piace, va benissimo. Sarebbe molto apprezzato il fatto se nei commenti mi potessi scrivere, descrivere o comunque dire cosa non ti è piaciuto, così che io poi possa migliorare. Al prossimo video.